Cappadocia, attuale Turchia, provincia di Nevşehir, sotto la città omonima, troviamo la più grande organizzazione sotterranea mai realizzata dall'essere umano in epoca antica. Un qualcosa che personalmente mi ha distrutto, signori, distrutto. 85 metri sottoterra troviamo una città sotterranea che in epoca antica è riuscita ad ospitare qualcosa come 20.000 persone. Un'organizzazione devastante che gli permise di introdurre animali, strumenti per la produzione agricola e altro ancora. Parliamo della più grande installazione sotterranea mai rinvenuta, una delle tante presenti in Cappadocia, un ritrovamento talmente incredibile che non poteva assolutamente passare inosservato. Signori e signore, benvenuti a Derinkuyu, la città sotterranea segreta che sfida il tempo. Parliamo di una struttura letteralmente devastante, qualcosa che ti fa dire no, aspetta, non può essere possibile, non può assolutamente essere possibile. Ebbene sì, caro internauta, Derinkuyu esiste ed è caratterizzata da un'organizzazione che non lascia niente al caso, è attraversata da prese d'aria che arrivano fino in superficie, è stata costruita a poche centinaia di metri da una falda acquifera in profondità ed è attraversata da un pozzo di 55 metri, cioè capito, 55 metri. Si tende a minimizzare la portata di questa città, che anche se fosse stata costruita quando gli scienziati dicono che sia stata costruita, ossia fra il 2000 e l'800 a.C., e ora ci arriviamo, capite bene che risulta difficile pensare a persone che senza escavatori, senza strumenti meccanici scavano a mano 85 piani sottoterra, creando stalle, stanze a cupola, stanze rituali e quant'altro, voglio dire. Sarete con me che è difficile pensare ad una roba simile, ok? Ecco, non è che scavavano nel panettone di Natale, capito? Scavavano a mani con gli scalpelli nella roccia. La narrazione ufficiale è quella secondo cui la città di Derinkuyu si formò completamente in epoca bizantina, quando fu ampiamente utilizzata come protezione dagli arabi musulmani durante le guerre arabo-bizantine, ma la verità è che non potendo essere datata al carbonio, non sappiamo in realtà chi l'abbia costruita. Gli storici, siccome hanno trovato reperti di epoca bizantina, la datano più o meno a quell'età, ma c'è chi afferma che questa città sotterranea sia molto, molto più antica. Allora, già che si parla di 85 metri di città sotterranea che, secondo la narrazione ufficiale, è stata costruita migliaia di anni prima di Cristo, già siamo da lobo frontale con le gambe che scappa sul monte Ararat alla ricerca dell'Arca di Noè. Se poi ci aggiungiamo che determinati studiosi ipotizzano una datazione che risale alla fine dell'ultima era glaciale, e allora a quel punto, signori, c'è davvero bisogno di sedersi e cercare di capire le cose come stanno. La città sotterranea è opera di una civiltà sconosciuta che la costruì, chiaramente motivata dalla paura. Ma paura di cosa? In questo video ci arriveremo. Il fatto che i successori dei Frigi, quando la lingua si estinse, dette spazio alla sua parente stretta, la lingua greca, quando gli abitanti al tempo cristiani ampliarono le loro caverne in profonde strutture a più livelli, aggiungendovi le cappelle e le iscrizioni greche, significa forse che l'hanno costruita loro o che hanno solo ammodernato una struttura sotterranea a nido d'ape che esisteva già? Quel poco che sappiamo non racconta solo di una città sotterranea, ma di una rete infinita di tunnel che probabilmente collegavano tutte le antiche città sotterranee in Cappadocia.
La città era collegata con altre città sotterranee attraverso molti chilometri di gallerie. Alcuni reperti rinvenuti in questi insediamenti sotterranei appartengono al periodo bizantino e poi successe che queste città sotterranee continuarono ad essere utilizzate dai nativi cristiani come protezione dalle incursioni mongole di Timur negli anni a seguire. Dopo che la regione cadde sotto gli ottomani, le città furono usate come rifugi dai governanti musulmani turchi. E la sua storia si estende, pensate, fino ai primi del Novecento, quando nel 1909 la città stessa venne utilizzata dalla popolazione di Akso durante i massacri di Adana. Attualmente non si sa per quale motivo, ma solo metà della città sotterranea è aperta ai visitatori. A dirla tutta, dal 1963, anno in cui la città sotterranea aprì ai visitatori, non è mai stato possibile visitarla tutta. Questa città sotterranea, ricavata dallo scavo di formazioni geologiche uniche a mano, ha nascosto le persone per tutto il corso della sua storia e, avvolgendo indietro il nastro, non si è ancora riusciti a capire quanto sia antica. Nessuno sa con certezza chi l'abbia costruita. La provincia di Nevşehir ha molte altre città sotterranee storiche, tra cui la città sotterranea di Kaymakli. E nel corso di nuove scoperte si è venuto a sapere che ognuna di queste città sotterranee erano collegate fra di loro da chilometri e chilometri di tunnel. E quindi, se ti sembra ingegneristicamente impossibile nel 2000 a.C. costruire 85 piani sottoterra comprese d'aria, pozzi, stalle, eccetera, immagina cosa potesse significare costruire più città del genere collegate fra di loro. Capite bene che la manodopera sarebbe dovuta essere di svariate decine di migliaia di persone che scavavano tutti i giorni per centinaia di anni. Voglio dire, per quanto mi riguarda, reputo tutta la storia delle città sotterranee letteralmente surreale, un'impresa ingegneristica che sfida il tempo. Che poi ho detto costruire nel 2000 a.C., ma ho sbagliato, perché in realtà questa data è la data più indietro alla quale determinati ritrovamenti ci hanno fatto arrivare, ma onestamente dubito che la città di Derinkuyu sia stata costruita dai Frigi o dagli antenati dei Frigi. Ma per quanto il tufo sia una roccia relativamente morbida, ma voi riuscite ad immaginarvi un bunker antico di migliaia e migliaia di anni che si estende per centinaia di metri, 4 km quadrati solo a Derinkuyu, sottoterra, con gallerie, stanze, stalle, chiese, scuole, edifici, in grado di ospitare 20.000 persone? Dico io, 20.000 persone! Cioè, ne possiamo parlare, ma sono dell'opinione che finché non vai ad esplorarlo non sarai mai in grado di comprendere appieno questa impresa ingegneristica. Chi c'è stato racconta letteralmente di meraviglie. Derinkuyu è assolutamente uno dei progetti su larga scala più fantastici che l'umanità abbia mai intrapreso. Ringrazio Omega Click per questo invito, mi fa molto piacere poter partecipare a questo video dedicato a Derinkuyu, la più grande città sotterranea del mondo. Ad oggi nessuno è in grado di affermare con certezza in quale tempo, da chi e perché fu costruita. Logica vuole che questo complesso ipogeo servisse al suo popolo per nascondersi da una minaccia che arrivava dalla superficie e infatti spesso viene ricordato per aver dato riparo alle comunità di cristiani perseguitati. I composti inorganici come la roccia non possono essere oggetto di datazione col metodo del carbonio 14. Quale collocazione temporale dare a questa città è difficile, ma per fortuna esiste qualcuno che nel IV secolo a.C. registrò il suo viaggio in territorio persiano, partecipando alla spedizione dei 10.000, una spedizione voluta da Ciro il Giovane per spodestare suo fratello maggiore e re di Persia, Artaserse II. Mi riferisco all'Anabasi del filosofo e storiografo ateniese Senofonte. Il destino del gruppo di mercenari greci culminò con la battaglia di Cunassa, in cui, nonostante ebbero la meglio, Ciro morì, costringendo le truppe al ritiro verso nord, ed è
proprio durante il tragitto verso il Mar Nero, che si imbatterono in un villaggio molto particolare. Nel libro quarto, al capitolo 5, Senofonte parla di case sottoterra dove l'ingresso somigliava alla bocca di un pozzo, ma che in basso erano spaziose. L'entrata per gli animali era costituita da gallerie scavate, mentre le persone si calavano giù mediante scale. Nelle case vivevano capre, pecore, buoi e volatili con i rispettivi piccoli. Tutti questi animali erano nutriti là dentro con erba secca. Al paragrafo 34, Senofonte, insieme al comandante dell'armata, interroga il capo del villaggio chiedendogli che paese fosse e lui rispose: l'Armenia. Non ci troviamo in Cappadocia, quindi non possiamo dire che è Derinkuyu, ma siamo molto vicini perché i due paesi adesso come allora confinano. Questo ci fa capire che in quelle zone dell'Asia Minore l'abitudine di vivere sottoterra e di avere delle costruzioni sotterranee fosse già in uso nel IV secolo a.C. Quindi da qui potremmo provare a tornare ancora più indietro ed in effetti la paternità di questa città è spesso attribuita agli Ittiti, una civiltà del secondo millennio a.C. che aveva fatto della Cappadocia il centro più importante del proprio impero, oppure al popolo del mare dei Frigi, visti peraltro come i principali responsabili della fine degli Ittiti intorno al 1170 a.C. Rifugiarsi sottoterra era sicuramente importante per scampare dalle numerose e continue incursioni dei popoli nemici. Ma ritorniamo di nuovo in Persia, dove a partire dal VI secolo a.C. si diffuse lo zoroastrismo, una delle più antiche religioni al mondo fondata sugli insegnamenti del profeta Zarathustra. Il suo libro sacro è l'Avesta, dove al suo interno è contenuto il testo del Videvdad. Ed è lì che al secondo capitolo troviamo il mito di Yima. Secondo il mito, Yima è il primo uomo a poter conversare con l'unico onnipotente creatore del tutto, il bene supremo, ovvero Ahura Mazda, affinché possa portare agli uomini la sua legge. Ad un certo punto Mazda avvisa Yima che fatali inverni e un feroce gelo si abbatteranno sul mondo, cadranno fiocchi di neve compatta e la maggior parte delle specie periranno. Esorta Yima quindi a costruire un Vara, che letteralmente significherebbe un recinto lungo 1 miglio su ogni lato, dove, e ve lo faccio molto sintetico, dovrà scorrere dell'acqua e dovrà stabilire i luoghi in cui edificare delle case con logge. Inoltre aggiunge che ci dovrà essere un cortile e una galleria, un posto destinato solo a donne e uomini migliori, così come al bestiame e agli alberi e alla frutta migliore. Non sarà un luogo di malattia né di menzogna, di povertà o gelosia, perché tutto quello che è generato dallo spirito del male, chiamato Angra Mainyu, rimarrà fuori dalla città. Gli dice anche che nella parte più estesa dovrà costruire 9 strade e posizionare in ognuna un certo numero di uomini. Per creare il Vara, Yima dovrà frantumare la terra con il tallone e modellarla con le sue mani, come un vasaio con l'argilla. Infine sigillare il tutto con il suo anello d'oro e dotare la struttura di porte e finestre in grado di emanare luce propria. Quando Yima chiese giustamente in che modo avrebbe potuto mettere queste luci particolari, Ahura Mazda rispose: esistono luci non create e create, e fa riferimento probabilmente agli astri del cielo per le luci non creabili dagli uomini, mentre con creabili intende la luce generata dal fuoco. È inevitabile pensare che ci troviamo di fronte ad una struttura al chiuso e senza la possibilità di poter godere della luce esterna, così come è inevitabile trovare una forte somiglianza col diluvio universale biblico. Abbiamo la neve al posto dell'acqua, Yima al posto di Noè, questo Vara al posto dell'arca. In questo contesto si è sviluppata la teoria secondo cui questo luogo sarebbe una città sotterranea, chiaramente abbastanza estesa e attrezzata, riconducibile proprio a Derinkuyu, costruita quindi per ripararsi non dei popoli nemici, ma da questo evento catastrofico che alcuni hanno associato addirittura all'era glaciale nel suo picco, avvenuto circa 18.000 anni fa. Un periodo in cui, per quanto ne sappiamo, l'uomo viveva
ancora nelle caverne, quindi volendo prendere alla lettera il mito di Yima, dandogli questa collocazione storica, è incredibile pensare con le scarsissime conoscenze di quella volta come abbiano potuto costruire un sistema di città così ben bilanciato e organizzato. Chi era davvero Ahura Mazda? Vi lascio con questa domanda e inoltre sarebbe bello se nelle zone ancora oggetto di studio degli esperti venisse fuori qualcosa in grado di darci ulteriori risposte. Gli storici hanno dibattuto a lungo in merito alla sua utilità, ma personaggi come Graham Hancock pensano che questo luogo possa spiegare come un'antica civiltà pre-glaciazione sia andata perduta. Un aspetto all'apparenza insignificante ma che invece ci consiglia che Derinkuyu sia più antica di quanto pensano gli storici è il fatto che i segni sulle pareti della grotta, da svariate analisi, dimostrano che la parte più antica del complesso è stata scavata con le asce. Parliamo di un formicaio costruito a misura d'uomo con caverne sotterranee, caratterizzate da ampi spazi e tunnel per un'area complessiva che si estende per 4 km quadrati, con più di 50 pozzi verticali che arrivano non a caso alla falda acquifera a 90 metri di profondità e dotata di 15.000 condotti d'aria che la collegano alla superficie. Derinkuyu si merita ampiamente il titolo di struttura impossibile dell'antichità, una struttura che, come ho detto, poteva ospitare fino a 20.000 persone. Ma quali persone? Quando e perché? Purtroppo è molto difficile saperlo con certezza. Lo stesso Graham Hancock l'ha definita come una scena del crimine calpestata per generazioni. Parliamo di un passaggio strategico per l'antica via della seta che collegava l'Asia all'Europa. Pensate solo a quante civiltà sono passate o vissute in questa parte dell'attuale Turchia, però man mano che lo studio va avanti vengono fuori dei particolari che possono farci pensare che la struttura sia più antica di quanto pensassimo. In ordine temporale ci furono gli Ittiti, i Frigi che minacciati dagli Assiri si rifugiarono sotto Derinkuyu, Persiani, il regno dei Cappadoci, l'impero romano, quello ottomano. Tutti i popoli che passarono da qui utilizzarono i tunnel di Derinkuyu e tutti questi popoli trovarono delle strutture già belle che pronte. Ciò è dimostrato dal fatto che queste popolazioni avevano un bisogno molto repentino di nascondersi e non potevano di certo investire decenni di risorse temporali per scavare tunnel del genere. Questo purtroppo inquina la cosiddetta scena del crimine perché è probabile che reperti rivelatori risalenti alla costruzione del sito siano andati persi. Quando i tunnel furono scoperti, gli archeologi trovarono dei manufatti lasciati qui dai primi cristiani e nei livelli più in profondità delle sale segrete in cui riunirsi scavate con dei soffitti a volta come le chiese. La teoria originale, quindi, alla quale molti storici si aggrappano, è che i tunnel siano stati scavati dai cristiani nel VII secolo d.C. per nascondersi dalle squadre di assalto arabe. È una bella storia, ma è totalmente sbagliata. Gli scavi successivi fecero reperire prove del fatto che la gente usasse la città sotterranea già nell'800 a.C., quasi 1500 anni prima che arrivassero i cristiani, e così via. Man mano che apprendiamo qualcosa in merito a questo sito, le datazioni scorrono sempre più indietro nel tempo e l'opinione comune degli archeologi non è una verità assoluta né una legge. Dagli anni 60, infatti, gli archeologi stessi si sono già dovuti ricredere un paio di volte in merito a questo sito e il motivo è semplice: l'archeologia ortodossa non prende in considerazione la civiltà pre-glaciazione chiave passepartout che potrebbe risolvere gran parte degli enigmi del passato. Non esiste nessuna datazione al carbonio per Derinkuyu, state capendo? Nessuna datazione al carbonio. Ecco, fatevi due domande. Qual è la teoria alternativa? La teoria alternativa, come accennato da Michela, è talmente antica che ci viene consigliata dai miti dello zoroastrismo, un'antica apocalisse preannunciata da una qualche divinità che mise in guardia gli esseri umani e gli consigliò di nascondersi, un'arca di Noè sotterranea che permise a 20.000 persone di sopravvivere ad una sorta di diluvio o di glaciazione, portandosi addirittura dietro il bestiame. Vi ricordo che all'interno di Derinkuyu, infatti, sono state ritrovate delle stalle. E quindi, quanto è antica questa città?
ci sfugge una cosa devastante, una cosa veramente veramente compromettente che spero possa svegliarvi. In superficie non esisteva niente fino al 1830. Sveglia, di solito in giro per il mondo troviamo città importanti alle quali poi succede la creazione di catacombe o tunnel o fortificazioni sotterranee. È la logica, non trovi? Ecco, a Derinkuyu la logica a quanto pare non serve a nulla, va contro la logica. Perché è stata costruita proprio qui? Come facevano a sapere migliaia di anni prima di Cristo che a 90 metri sottoterra c'era una falda acquifera e che quindi era il posto perfetto per costruire una città sotterranea dove con l'ausilio di determinati pozzi non sarebbe mai mancata l'acqua potabile? Non te le dicono a scuola queste cose, vero? Scommetto di no. Attualmente la città sopra la città sotterranea, ossia la cittadina di Derinkuyu, ospita 10.000 abitanti. E prima del 1830 nella zona non c'era assolutamente niente, campi e distese. Qual è la logica dietro alla città sotterranea più grande del mondo? E siamo sicuri che la città in questione servisse per nascondersi dagli invasori? Sarebbe bastato sigillare le entrate e aspettare che morissero di fame, non trovate? Quindi per quanto mi riguarda non solo metto pubblicamente in discussione le datazioni, ma inoltre metto anche in discussione lo scopo per la quale questa città è stata costruita. La data in cui troviamo popoli che per certo hanno usato la città sotterranea non significa che sia anche la data della costruzione del sito. Il fatto che io viva in una casa non significa che l'abbia costruita io, e la teoria più plausibile non è l'unica teoria possibile. Il fatto che nelle zone della città più antiche, ossia quelle più vicine alla superficie, siano state trovate strutture che si utilizzano nella vita di tutti i giorni come delle cucine primitive, granai, eccetera, ci consigliano che gli abitanti del tempo si rintanarono in queste città sotterranee con la consapevolezza di doverci stare moltissimo tempo. Ecco il motivo per il quale erano a disposizione tutte le risorse, dalla cucina alla dispensa, dagli spazi dove veniva appiggiata l'uva agli spazi abitativi. Derinkuyu è letteralmente un bunker sotterraneo risalente a migliaia e migliaia di anni prima di Cristo. E se nell'ultimo episodio abbiamo esplorato la prima città del mondo, Catalhoyuk, risalente dalle datazioni ufficiali al 7500 a.C., 4000 anni prima dell'invenzione della ruota, se abbiamo appreso che potevano costruire appartamenti del genere interrati accessibili solo dai tetti, tra l'altro a pochi chilometri dalla Cappadocia in Anatolia meridionale, se a poche centinaia di chilometri da Derinkuyu, ancora a Göbekli Tepe, abbiamo appreso che l'uomo della fine dell'età della pietra nel neolitico pre-ceramico è stato in grado di costruire un tempio in favore degli dei scavando, trasportando e installando monoliti che arrivavano a pesare anche 15 tonnellate, e queste citazioni sono citazioni relative a datazioni ufficiali. Cosa mi vieta di pensare che fossero in grado di scavare anche una città sotterranea? Vi ricordate i segni rivelatori delle asce sui muri di Derinkuyu di cui parlavo prima? Ecco, attenzione. A 1,6 km da Derinkuyu, guarda caso, ma guarda te che caso, archeologi turchi che esploravano l'antico letto di un fiume trovarono parecchie asce e arnesi di pietra che risalivano a circa il 9500 a.C., neolitico pre-ceramico, fine dell'ultima era glaciale. Inoltre, come se non bastassero gli indizi, sempre in Anatolia, qui siamo su di una pubblicazione scientifica dell'Archaeological Institute of America, sono stati ritrovati utensili in pietra risalenti al 10.000 a.C. a Trabzon. Sono innumerevoli i ritrovamenti in Anatolia, così come in Cappadocia, che ci consigliano un'origine molto antica dei siti. I ritrovamenti di utensili dell'era preistorica vanno da 2 km di distanza dal sito di Derinkuyu fino a 600 km di distanza. Questo, signori, implica l'esistenza di una civiltà pre-glaciazione che ha istruito e mobilitato le civiltà successive, esportando conoscenze stratosferiche per l'epoca che portarono alla nascita dell'agricoltura e alla creazione delle prime religioni. E chi ha istruito questa civiltà pre-glaciazione? Forse la risposta arriva dall'alto.
Io spero che questo video ti sia piaciuto, ringrazio Michela per il suo intervento e mi raccomando signori passate anche dal suo canale YouTube, trovate tutti i link in descrizione. Io vi ringrazio per essere stati con me, mi raccomando se sei arrivato a questo punto del video non fare il tacchino e supporta la divulgazione indipendente con un like. Se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!